Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questo modulo senza base metallica che ho realizzato per poter usare sia come ciondolo. Infatti ho realizzato un gancio in alto per poter inserire o un anellino, oppure se volete farne degli orecchini potete inserire una monachella. Per quel che riguarda il consumo dei materiali ho usato 24 cristalli da 4 mm, 12 cristalli da 6 mm e un grosso cristallo centrale da 10 mm che però io ho utilizzato non avendo altro di azzurro a disposizione. Voi potrete inserire al centro quello che più preferite e che più va incontro al vostro gusto. Non ho null'altro da aggiungere, vi lascio il materiale occorrente dal tutorial. Buon lavoro! Per questo progetto andrò ad utilizzare filo gioiello colore argento numero 9, quello medio per intenderci. Dopodiché avremo bisogno di cristalli da 4 mm, cristalli da 6 mm, un cristallo più grosso, questo è da 10 mm per il centrale, però potete mettere una rosellina, una perla, uno strass, quello che vi piace di più. Andremo a lavorare con un uncinetto 1,5 per quel che riguarda la lavorazione, 0,90 per l'inserimento a rosario. Avremo bisogno di un ago in filaperle, di un ago da lana, una forbice e colla per bigiotteria. Per prima cosa vado a prendere il mio ago apribile, inserisco il capo del filo e vado a inserire i miei cristalli e vado a inserire a uno i miei cristalli da 4 mm. Ce ne vorranno in tutto 24, quindi vado ad inserire i miei cristalli. Magari ecco, inseritene qualcuno in più che al massimo vi restano sul filo, mentre se ne manca uno o due dovete disfare, reinserire i cristalli che mancano e rifare il lavoro da capo. Ci vediamo quando ho inserito tutti i miei cristalli. Per prima cosa vado a iniziare il lavoro facendo un anello magico, lasciando un bel pezzettino di filo perché questo filo poi ci consentirà di inserire il centrale. Vado a prendere il mio filo, salgo con una catenella e vado a fare 12 punti bassi. La catenella non la conto come punto. Quattro, vado avanti fino a 12. Una volta fatti i miei 12 punti bassi, tiro bene l'anello magico e vado a chiudere con un punto bassissimo sul primo punto che ho a disposizione. Dopodiché salgo di nuovo con una catenella che non conto come punto, rientro nello stesso punto di base, prendo il filo come per fare un punto basso, non lo chiudo, avvicino il cristallo, un cristallo, e chiudo il mio punto basso. Entro nel punto successivo, prendo il filo, avvicino il mio cristallo e faccio un punto basso. Entro nel punto dopo, porto fuori il filo, avvicino un nuovo cristallo e faccio il mio punto basso. Entro nel punto dopo, prendo il filo, avvicino al cristallo e vado a fare un punto basso. Andremo a lavorare un punto basso per ogni punto basso che abbiamo a disposizione, inserendo un cristallo. Alla fine del giro dovremo aver inserito 12 cristalli. Ci vediamo quando ho terminato il giro, che vedremo come andare avanti. Una volta inserito l'ultimo cristallo, il 12esimo, e fatto il 12esimo punto basso, vado a chiudermi con un punto bassissimo nel primo punto basso utile.
salgo con una catenella, giro il lavoro, la catenella adesso la conto come punto basso, quindi abbiamo fatto un punto basso numero 1, rientriamo nello stesso punto di base e andiamo a fare un secondo punto basso. Dopodiché andremo a fare un giro di aumenti, quindi ruotiamo un attimino i cristalli, andiamo a vedere qua sotto c'è un punto, quindi facciamo 2 punti bassi in questo spazio che troviamo. Spostiamo un attimino il cristallo, vedete qui c'è l'entrata del punto, entriamo e andiamo a fare 2 punti bassi. Di nuovo mi sposto, vado a vedere dove c'è il prossimo punto, entro e faccio 2 punti bassi. Dovremo fare tutto un giro di aumenti e alla fine del giro dovremo ritrovarci con 24 punti bassi. Ci vediamo quando sono arrivata a fine giro. Realizzati i miei 24 punti bassi, cioè un giro intero di aumenti, vado a chiudermi sulla catenella iniziale, quella che è andata in sostituzione del primo punto basso. Dopodiché salgo con una catenella che a questo punto, che in questo giro non conto come punto, rientro nello stesso punto di base e faccio un punto basso. Allungo la mia asola, vado a prendere con un uncinetto più sottile un cristallo da 6 mm e lo inserisco. Cambio l'uncinetto, regolo l'asola e salto un punto di base, entro in quello successivo. Dobbiamo inserire 12 cristalli perché dovremo fare un modulo quadrato, quindi avremo bisogno di 12 cristalli per poi poter fare i 4 angoli. Ho fatto il punto basso, allungo di nuovo l'asola, vado a inserire un nuovo cristallo, salto un punto di base, entro nel successivo e faccio un punto basso. Riallungo l'asola, vado a prendere un altro cristallo, l'ho inserito, salto un punto di base, entro nel successivo e vado a fare un punto basso. E vado avanti a riempire tutto il giro in questa maniera. Ci vediamo quando ho inserito il mio 12° cristallo. Ho inserito l'ultimo cristallo, adesso vado a chiudere il giro con un punto bassissimo nel primo punto basso che abbiamo a disposizione. Salgo con una catenella, giro il lavoro, vado a prendere 3 cristalli di quelli che ho lasciato sul filo e vado a inserirli ognuno con una catenella per ciascuno. Quindi un cristallo, una catenella, un cristallo, una catenella, un cristallo, una catenella. Salto il cristallo che ho subito dopo, entro nel punto basso e vado a fare un punto basso. Una volta fatto il mio punto basso, vado a fare una serie di catenelle che mi consenta di arrivare dall'altra parte. Provo con 3. Quindi
Per me sono abbastanza, entro nel punto basso e vado a fare un punto basso. Faccio 3 catenelle e vado a fare un punto basso. Io ho fatto 3 catenelle, magari voi in base al filato, in base ai cristalli e in base alla vostra mano potreste aver bisogno di magari una catenella in più. Fate sempre la prova per vedere il numero che più o meno soddisfa il vostro gusto, vi piace di più e che riesca comunque a coprire bene il cristallo. Detto questo, vado a prendere i miei 3 cristalli e vado ad inserirli con una catenella ciascuno. 1, 2 e 3. Vado nel punto basso successivo e faccio un punto basso. Dopodiché vado a fare i 2 archetti, quindi 3 catenelle, un punto basso nel punto basso successivo, 3 catenelle, un punto basso nel punto basso successivo. Vado a prendere poi i miei 3 cristalli, faccio l'angolo e continuo la sequenza finché non arrivo alla fine. Ci vediamo quando sono arrivata a fine giro. Terminato il mio giro, vado a chiudermi con un punto bassissimo nella prima catenella, quella di inizio giro. Dopodiché allungo un po' la catenella, mi sposto nell'archetto formato dai 3 cristalli e vado a fare un po' di catenelle. 5, 6, va bene. Entro dopo il cristallo centrale, chiudo con un punto bassissimo. In questo modo abbiamo fatto un aggancio per poter inserire o una monachella o un anellino, perché questo modulo lo possiamo utilizzare sia come ciondolo sia come orecchino. Quindi una volta fatto il punto bassissimo, mi sposto poi nel punto basso e vado a chiudere il mio giro con un altro punto bassissimo. Lo teniamo un po' morbido, così come abbiamo fatto questa catenella iniziale. Il punto bassissimo lo teniamo morbido. In questo modo verrà un lavoro anche abbastanza centrato. Vado a fare una catenella di sicurezza e taglio il filo. Questo è il modulo finito. Se lo volete indurire, potete semplicemente passare dello smalto trasparente dove ci sono i punti e il modulo si indurirà. Ora vado a riprendere un ago in filaperle. Io andrò a mettere questo cristallo turchese perché mi sono fissata con l'azzurro e non avevo altro, quindi inserirò questo. In alternativa potete mettere una rosellina, ma panna e azzurro non mi fa impazzire, quindi metterò il mio cristallo. Vado ad inserire l'ago in filaperle, prendo il cristallo, inserito il cristallo, andate a prendere il lato opposto, quindi con qualcosa assicuratevi che tracciate una riga perpendicolare e fate un segno. Io sto usando l'ago, io ho messo l'ago da lana, ho preso il filo, l'ho inserito, porto il filo poi dall'altra parte.
e una volta infilato rifaccio un giro ancora, quindi torno su, una volta tornata su rientro nel foro del cristallo e ripasso sotto. Dopodiché tolgo l'ago infilaperle e vado a fare col l'ago da lana vado a fare qualche nodino di sicurezza, qualche punto asola. Ne faccio 3 o 4 di punti asola. Poi faccio passare un pezzettino di filo tra i punti, dopodiché andrò a mettere la colla e allo stesso modo vado a bloccare anche questo, quindi entrerò facendo qualche punto asola, farò passare il filo tra i punti, dopodiché metterò la colla. Quando la colla sarà asciutta andrò a tagliare il filo. Ci vediamo dopo. Ed ecco il nostro modulo finito. Potete realizzare sia un ciondolo da agganciare un anellino qui in alto, oppure potete mettere una monachella e farne un orecchino. Potrete interpretarlo come più lo preferite. E per oggi è tutto. Ciao e alla prossima!